Ciao e bentornata, sono Mattia di Lingua Franca. Il video di oggi sarà un po' diverso rispetto agli altri. Sei pronta per una vera e propria immersione nella cultura italiana? Bene, allora seguimi in questo video. Andremo a scoprire una delle cose per cui noi italiani siamo davvero famosi in tutto il mondo. Sì, perché oggi parleremo di gesti nella lingua italiana. Anche se potrebbe sembrare un semplice stereotipo, per gli italiani gesticolare è fondamentale e fa parte del nostro modo di comunicare. In questo video potrai imparare quali sono i gesti più utilizzati e qual è il loro significato. E ricorda, anche i gesti sono un mezzo di comunicazione. Perciò conoscerli ti potrà servire quando non saprai esattamente come esprimere il tuo pensiero, oppure vorrai rafforzarlo attraverso i gesti. Prima di tutto, un piccolo test. Guarda questi gesti, sai riconoscerli tutti? Se non sei sicuro di qualcuno, ecco la spiegazione. Incominciamo con il primo. Questo è il gesto per eccellenza ed è un vero e proprio passepartout, perché può essere utilizzato in tantissimi contesti diversi. Come regola generale, ricorda che puoi usarlo come se fosse un punto di domanda. Quando ad esempio chiedi che cosa, dove, quando, perché. Vediamo un esempio concreto in una conversazione in cui si può usare questo gesto. La Francia è il primo paese al mondo per l'esportazione di vini. Ma che dici? Non è vero, è l'Italia che è il primo paese per l'esportazione di vini. Chiedo scusa per l'accento francese. Questo è un caso classico in cui usarlo. Infatti spesso lo utilizziamo anche per contraddire qualcosa che è stato detto da qualcun altro. Cioè quando siamo in disaccordo e vogliamo farlo sapere all'altra persona. In questo caso specifico ha il significato di "ma che stai dicendo?" o "no, non è vero". Che cosa significa invece questo gesto? A differenza del primo gesto, questo ha un significato inequivocabile. Significa calma, oppure stai calmo, o anche piano. Se questo gesto è rivolto a una persona, vuol dire fai con calma, non avere fretta, stai tranquillo, rilassati. Per esempio, dopo pranzo vorrei andare a fare una passeggiata, a bere un caffè al bar e a fare un po' di shopping. Calma, calma, io prima delle 16:30 non esco di casa. se invece il gesto si riferisce a una cosa, per esempio a una macchina, significa piano, vai più piano, rallenta. Per esempio, potrebbe capitarti di vedere questo gesto mentre una persona sta attraversando la strada, ma vede che la macchina che sta arrivando non ha ancora rallentato abbastanza per riuscire a fermarsi in tempo. Il terzo gesto che voglio mostrarti invece è questo. E significa hai paura, eh? Oppure, come diciamo in modo gergale, hai strizza, cioè hai davvero molta paura. Ad esempio, una studentessa potrebbe dire a una sua amica: Che paura per l'esame di lunedì, non mi ricordo già nulla di quello che ho studiato. ora che ci penso, noi italiani abbiamo gesti per quasi ogni occasione. Ad esempio, usiamo quando vogliamo dire "ma sei pazzo", lo usiamo anche per dire "tu non hai tutte le rotelle a posto". Questo gesto si usa sempre in modo scherzoso per dire a un amico che sta dicendo qualcosa che non ha senso o che è una pazzia. Quindi mi raccomando, non usarlo in contesti formali o con persone che non conosci. Potrebbero offendersi molto e non prenderla affatto bene.
Questo gesto viene insegnato sin da piccoli ai bambini per aiutarli a esprimere un bisogno primario, la fame. Quando un bambino fa questo gesto può significare infatti ho fame, voglio mangiare, oppure anche che buono. Arrivi troppo tardi al ristorante e la cucina ha già chiuso? Noi italiani abbiamo un gesto anche per questo. Niente da fare, la cucina ha già chiuso. Oppure? Mamma, mi daresti un'altra fetta di torta? Non ce n'è più, è finita tutta. Si usa insomma in tutti i casi in cui qualcuno vuole fare o ottenere qualcosa, ma per determinate ragioni non è più possibile. Quei due sono proprio una bella coppia, sono sempre insieme. Questo gesto si usa per esprimere complicità, cioè per dire che due persone formano una bella squadra, sono in perfetta sintonia, oppure formano una bella coppia. E per finire... Scusa, posso fare una domanda? Posso chiedere una cosa? Quando qualcuno alza l'indice in questo modo, significa che vuole fare una domanda o intervenire nel discorso. È sicuramente uno dei gesti più universali e viene usato in tutti i contesti sociali, dalla scuola all'università, ma anche al lavoro, a tavola con gli amici, per strada quando hai bisogno di indicazioni. Insomma, si usa davvero spessissimo. E l'ultimo gesto è un bonus e potete farlo anche voi qui sotto cliccando il tasto mi piace. Spero che questa lezione ti abbia aiutato a decifrare alcuni dei gesti che tutti i giorni noi italiani usiamo quando parliamo. E tu ne conosci altri? Se non sai il significato di altri gesti che hai visto, scrivilo nei commenti e ti aiuterò a decifrarli. Se invece vuoi continuare a migliorare il tuo italiano, non perderti questo video. Per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!